Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti benissimo. Oggi, come avrete intuito dal titolo, ci immergeremo in un argomento che ha fatto parecchio scalpore nel mondo del gossip e dello spettacolo turco. Neslihan Atagul, un anello misterioso, e accuse che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Insomma, preparatevi perché questo video sarà pieno di dettagli succosi e cercheremo di fare chiarezza su questa vicenda che ha tenuto banco per un bel po'. Prima di iniziare, però, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale attivando la campanella. In questo modo non vi perderete nessuno dei miei prossimi video, pieni di news, approfondimenti e curiosità dal mondo dello spettacolo. Prometto, ne vale la pena. E ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel vivo dell'argomento. Neslihan Atagul, per chi non la conoscesse, è una delle attrici turche più amate e seguite, non solo in Turchia, ma anche a livello internazionale. Il suo talento, la sua bellezza e la sua genuinità l'hanno resa una vera icona. La conosciamo e ammiriamo per ruoli iconici in serie TV che hanno fatto la storia, come Kara Sevda, una vera e propria hit mondiale. Ma ultimamente, purtroppo, il suo nome è finito al centro di alcune polemiche piuttosto pesanti. Tutto è iniziato con la comparsa di un anello. Un anello molto particolare, sfoggiato da Neslihan in diverse occasioni pubbliche e sui social media. Fino a qui, nulla di strano, direte voi. Un anello, bello, prezioso, cosa c'è di male? Il problema è che questo anello ha iniziato a sollevare una serie di interrogativi e, soprattutto, di accuse. Le voci che circolavano online, sui social media e nei forum dedicati al gossip erano sempre più insistenti. Secondo alcuni, l'anello non era un semplice gioiello, ma un regalo molto costoso. E qui arriva il punto cruciale. Si diceva che questo regalo fosse stato fatto da un ammiratore segreto, un uomo molto influente e potente, che avrebbe avuto una relazione extraconiugale con l'attrice. Capite bene che una simile accusa, se confermata, avrebbe potuto scatenare un vero e proprio terremoto. Immaginate la situazione: Neslihan Atagul, sposata con il suo amato Kadir Dulu, improvvisamente al centro di un gossip di tradimento e di un presunto regalo compromettente. Uno scandalo di proporzioni enormi. Naturalmente, la notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, alimentando discussioni accese e pareri contrastanti. C'era chi credeva ciecamente alla colpevolezza dell'attrice, chi la difendeva a spada tratta, e chi, come me, cercava di capire meglio la situazione, analizzando i fatti e le prove disponibili. E quali sono queste prove? Beh, fondamentalmente, si tratta di foto e video in cui Neslihan indossa l'anello in questione, accompagnati da commenti e indiscrezioni raccolte da diverse fonti. Alcune riviste di gossip turche hanno addirittura pubblicato articoli in cui si ipotizzava l'identità del misterioso ammiratore, alimentando ulteriormente la speculazione. Ora, è fondamentale sottolineare che, fino ad oggi, non ci sono prove concrete e inconfutabili che confermino la relazione extraconiugale di Neslihan Atagul. Tutte le accuse si basano su voci di corridoio, supposizioni e interpretazioni più o meno tendenziose. Questo non significa che la vicenda sia completamente priva di fondamento, ma è importante mantenere un atteggiamento critico e non lasciarsi trasportare da giudizi affrettati. Neslihan Atagul e suo marito, Kadir Dulu, hanno sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata. Sono una coppia molto amata dal pubblico, e spesso sono stati visti insieme in atteggiamenti affettuosi e complici. Questa immagine di coppia solida e felice ha reso ancora più difficile per molti credere alle accuse di tradimento. Ovviamente, di fronte a un simile scandalo, Neslihan e Kadir hanno dovuto prendere una posizione. Inizialmente, hanno preferito non commentare la vicenda, forse sperando che le voci si placassero da sole. Tuttavia, di fronte all'insistenza dei media e alla crescente pressione pubblica, hanno deciso di rilasciare una dichiarazione congiunta. In questa dichiarazione, Neslihan e Kadir hanno negato categoricamente tutte le accuse, definendole infondate e diffamatorie. Hanno sottolineato di essere una coppia felice e innamorata, e di essere profondamente feriti dalle menzogne che circolavano sul loro conto. Hanno inoltre annunciato di aver incaricato i loro avvocati di intraprendere azioni legali contro chiunque avesse diffuso notizie false e lesive della loro immagine. Questa presa di posizione ha avuto un effetto significativo sull'opinione pubblica. Molti fan e sostenitori della coppia si sono schierati apertamente dalla loro parte,
accusando i media di aver montato un caso senza fondamento. Altri, invece, sono rimasti scettici, sostenendo che la dichiarazione fosse una semplice strategia per salvare la faccia. La verità, come spesso acquistare cade in questi casi, è probabilmente più complessa di quanto appaia. È possibile che l'anello sia effettivamente un regalo di un ammiratore, ma questo non significa necessariamente che Neslihan abbia avuto una relazione con questa persona. Potrebbe trattarsi di un gesto di ammirazione innocente, frainteso e ingigantito dai media. D'altra parte, è anche possibile che ci sia un fondo di verità nelle accuse, anche se non nella misura in cui sono state descritte. In fondo, nessuno conosce la verità se non le persone direttamente coinvolte. Quello che possiamo fare noi, da spettatori esterni, è cercare di informarci in modo obiettivo, valutare le prove disponibili e non lasciarci influenzare da pregiudizi e preconcetti. Personalmente, credo che sia importante dare il beneficio del dubbio a Neslihan Atagul e Kadir Dulu. Sono una coppia che ha sempre dimostrato di amarsi e rispettarsi, e non vedo motivo di dubitare della loro parola. Certo, il mondo dello spettacolo è pieno di sorprese e di colpi di scena, ma fino a quando non ci saranno prove concrete a sostegno delle accuse, preferisco credere alla loro innocenza. E poi, diciamocelo chiaramente, anche se Neslihan avesse commesso un errore, non sarebbe certo la prima né l'ultima persona a farlo. Tutti sbagliamo, e tutti meritiamo una seconda possibilità. L'importante è imparare dai propri errori e cercare di non ripeterli. In ogni caso, la vicenda dell'anello e delle accuse shock ha sicuramente lasciato il segno. Ha messo in discussione l'immagine di una delle attrici più amate della Turchia, ha alimentato il gossip e le speculazioni, e ha dimostrato ancora una volta quanto sia facile distruggere la reputazione di una persona, anche senza prove concrete. Spero che questa vicenda si risolva al più presto e che Neslihan Atagul e Kadir Dulu possano ritrovare la serenità e la tranquillità che meritano. Sono una coppia che ha tanto da dare al mondo dello spettacolo, e sarebbe un peccato vederli soffrire a causa di accuse infondate. E voi cosa ne pensate di questa storia? Credete alle accuse contro Neslihan Atagul, oppure pensate che sia vittima di un complotto? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono molto curioso di conoscere la vostra opinione. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo analizzato insieme la vicenda dell'anello e delle accuse shock contro Neslihan Atagul, cercando di fare chiarezza e di capire meglio la situazione. Abbiamo visto come le voci di corridoio e le speculazioni mediatiche possano avere un impatto devastante sulla vita delle persone, anche quando non ci sono prove concrete a sostegno delle accuse. Abbiamo sottolineato l'importanza di mantenere un atteggiamento critico e di non lasciarsi trasportare da giudizi affrettati. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per farvi un'idea più precisa della vicenda. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. E ora, prima di salutarvi, vi invito ancora una volta a lasciare un commento qui sotto, esprimendo la vostra opinione sull'argomento. Sono molto interessato a sapere cosa ne pensate. E non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, se vi è piaciuto, e di condividerlo con i vostri amici. Più siamo, meglio è. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto, ci saranno tante altre news, approfondimenti e curiosità dal mondo dello spettacolo. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto. Vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Trattino. Ok ragazzi, ma aspettate, perché la storia non finisce qui. Come ben sapete, nel mondo del gossip e dello spettacolo, una notizia ne attira un'altra. E la vicenda di Neslihan Atagul e l'anello misterioso ha innescato una serie di reazioni a catena che vale la pena approfondire. Innanzitutto, parliamo un po' più nel dettaglio dell'anello stesso. Le indiscrezioni online si sono scatenate nel cercare di identificarlo, stimarne il valore e capire la sua provenienza. Alcuni esperti di gioielleria sono stati interpellati da diverse riviste di gossip, e le stime sul valore dell'anello sono oscillanti tra cifre esorbitanti, parlando di centinaia di migliaia di euro. Si è ipotizzato che potesse trattarsi di un diamante rarissimo, magari un taglio particolare o una pietra con una storia alle spalle. Questa speculazione ha ovviamente contribuito a rendere la vicenda ancora più intrigante e a far sognare i fan, che si sono immaginati scenari da film. Inoltre, la questione dell'identità del presunto ammiratore segreto ha tenuto banco per settimane. I media turchi si sono scatenati nella ricerca di indizi, scavando nella vita privata di Neslihan e Kadir,
cercando collegamenti con uomini d'affari influenti e personaggi di spicco del panorama turco. Sono state fatte delle ipotesi audaci, alcune delle quali coinvolgevano persino figure politiche di alto livello. Ovviamente, queste speculazioni, per quanto infondate, hanno contribuito a creare un clima di tensione e incertezza attorno alla coppia. Ma non è finita qui. Oltre alle indiscrezioni e alle speculazioni, la vicenda dell'anello ha sollevato una serie di questioni etiche e morali. Molti si sono chiesti se fosse giusto invadere in questo modo la privacy di una persona, basandosi su semplici voci di corridoio e senza prove concrete. Si è discusso del ruolo dei media nel diffondere notizie false e diffamatorie, e dell'impatto che queste notizie possono avere sulla vita delle persone coinvolte. In fondo, Neslihan Atagul è una persona come noi, con i suoi sentimenti e le sue fragilità, e vederla esposta in questo modo al pubblico ludibrio è stato difficile per molti. Parallelamente, la vicenda ha riacceso il dibattito sulla figura della donna nel mondo dello spettacolo turco. In un paese ancora fortemente legato a tradizioni e convenzioni sociali, le attrici e le donne in generale sono spesso soggette a giudizi severi e moralismi ipocriti. La vicenda dell'anello ha dimostrato ancora una volta quanto sia facile per i media e l'opinione pubblica stigmatizzare una donna, soprattutto se questa è considerata bella, famosa e di successo. E Kadir Dulu, in tutto questo? Beh, il povero Kadir si è trovato improvvisamente catapultato al centro di un ciclone mediatico, senza aver fatto nulla per meritarlo. Come marito di Neslihan, è stato costretto a difendere la sua compagna e il suo matrimonio, cercando di mantenere la calma e la lucidità in un momento estremamente difficile. In molti hanno ammirato la sua compostezza e la sua determinazione nel proteggere la sua famiglia, ma è chiaro che la vicenda ha avuto un impatto significativo anche sulla sua vita e sulla sua carriera. Ma la reazione dei fan? I fan. Loro sono stati un elemento cruciale in questa vicenda. Come sempre, si sono divisi in fazioni, creando veri e propri schieramenti pro e contro Neslihan. Da un lato, c'erano i fan che la difendevano a spada tratta, accusando i media di aver montato un caso senza fondamento e di voler distruggere la sua immagine. Questi fan hanno creato hashtag a suo sostegno, organizzato petizioni online e inondato i social media di messaggi di affetto e solidarietà. Dall'altro lato, c'erano i fan più scettici, che non credevano alla sua innocenza e che la accusavano di aver tradito la fiducia del pubblico. Questi fan hanno espresso il loro disappunto sui social media, criticando aspramente l'attrice e chiedendo spiegazioni. Ma la cosa più interessante è stata vedere come la vicenda dell'anello ha influenzato la percezione del pubblico nei confronti di Neslihan Atagul. Alcuni fan, inizialmente delusi e arrabbiati, hanno poi cambiato idea, ammirando la sua forza e la sua resilienza nel fronteggiare le accuse. Altri, invece, sono rimasti fermi sulle loro posizioni, continuando a criticarla e a giudicarla. In ogni caso, è innegabile che la vicenda abbia segnato un punto di svolta nella sua carriera e nella sua immagine pubblica. E le conseguenze legali? Come vi ho detto prima, Neslihan e Kadir hanno annunciato di aver incaricato i loro avvocati di intraprendere azioni legali contro chiunque avesse diffuso notizie false e diffamatorie. Ma cosa significa questo in pratica? Beh, significa che diverse riviste di gossip e siti web potrebbero trovarsi a dover affrontare cause legali per diffamazione e calunnia. In Turchia, la legge sulla diffamazione è piuttosto severa. E chi viene giudicato colpevole di aver diffuso notizie false e lesive dell'immagine di una persona può essere condannato a pesanti sanzioni pecuniarie e persino alla reclusione. Quindi, la vicenda dell'anello potrebbe avere conseguenze legali significative per molti media turchi. Ma al di là delle conseguenze legali, la vicenda ha sollevato una questione più ampia, quella della responsabilità dei media nel diffondere notizie e informazioni. In un'era in cui la velocità e la quantità prevalgono sulla qualità e la verifica dei fatti, è sempre più importante che i media si assumano la responsabilità di ciò che pubblicano e che verifichino attentamente le fonti prima di diffondere notizie potenzialmente dannose. La vicenda dell'anello ha dimostrato ancora una volta quanto sia facile per i media diffondere notizie false e diffamatorie, e quanto sia difficile per le persone coinvolte difendersi da queste accuse. E quindi, qual è la morale della favola? Beh, forse non c'è una sola morale, ma ci sono diverse lezioni che possiamo trarre da questa vicenda. Innanzitutto, è importante non credere a tutto ciò che si legge sui giornali o sui social media. Spesso, le notizie vengono distorte,
esagerate o addirittura inventate per attirare l'attenzione del pubblico. In secondo luogo, è importante non giudicare le persone sulla base di voci di corridoio o di speculazioni mediatiche. Tutti meritiamo una seconda possibilità, e tutti abbiamo il diritto di difenderci dalle accuse ingiuste. In terzo luogo, è importante che i media si assumano la responsabilità di ciò che pubblicano e che verifichino attentamente le fonti prima di diffondere notizie potenzialmente dannose. E per quanto riguarda Neslihan Atagul e Kadir Dulu? Spero che riescano a superare questo momento difficile e a ritrovare la serenità e la tranquillità che meritano. Sono una coppia che ha sempre dimostrato di amarsi e rispettarsi, e spero che il loro amore possa superare anche questa prova. In ogni caso, la vicenda dell'anello ha dimostrato ancora una volta quanto sia difficile essere famosi e quanto sia facile essere giudicati e criticati dal pubblico. E voi ragazzi, cosa ne pensate di tutto questo? Avete cambiato idea su Neslihan Atagul dopo questa vicenda? Credete che i media siano stati troppo duri con lei? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono molto curioso di conoscere la vostra opinione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia offerto una prospettiva più ampia sulla vicenda dell'anello e delle accuse shock contro Neslihan Atagul. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. E ora, prima di salutarvi, vi invito ancora una volta a lasciare un commento qui sotto, esprimendo la vostra opinione sull'argomento. Sono molto interessato a sapere cosa ne pensate. E non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, se vi è piaciuto, e di condividerlo con i vostri amici. Più siamo, meglio è. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto, ci saranno tante altre news, approfondimenti e curiosità dal mondo dello spettacolo. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto. Vi voglio bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!